L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora, cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Lunedì 6 ottobre 2025 siamo live con Chiama Milan qui sul canale YouTube di Radio Rossonera. Un saluto da parte di Enrico Boiani. Questa mattina qui con me il direttore Simone Cristao. Ciao Simo. Ciao, quel che ne resta. Ah no, ma è Fedez, incredibile. Fedez qua con noi questa La voce è un po' quella che è. Prova a dire Madonna raga. Madonna, raga. No, con l'intonazione quella sua, vedi però, assomiglia Morgan. Non la conosco, dopo mi fai sapere. Morgan, vengo lì, Salutiamo. No, io non mi sento, che so anch'io. Salutiamo Morgan in cabina di regia, che è il vero protagonista, anzi è il vero assist man di questa trasmissione, perché i protagonisti e i goleador siete voi, con le vostre telefonate 0249428479. Juve Milan 0-0, un punto guadagnato, 2 persi, si apre il dibattito, andiamo al telefono col primo ascoltatore. Pronto? Ciao, sono Patrick. Ciao Patrick, ciao. 2 persi sicuramente, ma persi in un modo che fino allo scorso anno erano sicuramente 3 persi, nel senso che c'è stato un netto cambio di rotta in meglio. Il problema è che non abbiamo una punta e si poteva fare veramente un piccolissimo sforzo. L'unica cosa che do colpa a Pulisic solo per il fantacalcio, per il resto va benissimo, però Leao, io sono di questo avviso, Leao è come nel termine di Max un cavallo da corsa, e se non gli facciamo fare quello nel momento in cui è solo a 1 metro davanti alla porta deve fare gol. Questi sono errori madornali, quindi in questo momento qua io non ho niente contro Leao, ma in questo momento qua Leao non ci serve. Va bene. In questo momento. Ok Patrick, va bene, ti ringraziamo. Ciao Patrick. Ciao. Sì, nel senso che è tutto giusto quello che ha detto, nel senso che è ovvio che Rafa deve trovare un po' il suo modo di essere in questa nuova posizione. Io sono dell'idea di una cosa: dovremo valutarlo in maniera definitiva quando starà bene, perché ancora non sta bene, e lo capisci dal fatto che a campo aperto con la palla tra i piedi decide di calciare in porta e non di prendere e tirare dritto come fa sempre, no? Sì. Però quei gol lì sono da fare, punto, cioè c'è poco da fare. Se anche quando sarà al 100% andranno così le sue partite, allora potremmo dare secondo me un giudizio più definito. Però, come ha detto ieri Allegri, ne abbiamo bisogno. Cioè, deve iniziare a macinare anche lui con le assist, perché altrimenti è difficile. Solo con Pulisic e quel poco di Jimenez. Patrick ha dato una lettura molto interessante. Cioè, ha dato diciamo così, un'angolazione della questione che non è sbagliata per niente. Nel senso che in questo momento storico il Milan non ha un esterno. O meglio, ce li ha, ma fanno mestiere diverso.
fanno i quinti di centrocampo. Quindi in questo momento storico chi faceva l'esterno negli anni scorsi, in questo momento Pulisic, Leao, in parte potrebbe essere Nkunku, metti caso. Sì. Comunque si devono riciclare o da seconde punte, e si riciclano da Dio, vedi Pulisic, o da prime punte, perché giochiamo comunque a 2 o in questa sorta di 1-1. Sì. Quindi bisogna far sì che l'esterno performi o da seconda o da prima, e Leao da seconda non lo può fare per questo Milan, ti dico, per il semplice fatto che chiediamo anche altro alla seconda, cioè venire incontro, giocare, tornare, dare una mano, deve fare qualcosa che magari lui non è abituato. È più fattibile riciclarlo da prima se giochiamo a 2, però a quel punto deve fare la prima, deve fare gol. Sì, cioè gli stiamo chiedendo di cambiare un pochino, invece di essere, che so, il one man show lì a sinistra in cui dai la palla e qualcosa ti ritrova sempre, diventa un attaccante, ma se diventa l'attaccante purtroppo l'attaccante comanda i numeri. Sì. Cioè all'interno di una prestazione magari Rafa sbaglia un gol, ma che ne so, fa 6-7 sgroppate, un mezzo assist, fa morire 2 persone eccetera, è un altro tipo di partita. Il 9 purtroppo vedete che è un Højlund fa gol, campione le ultime 2 settimane. Højlund non faceva niente le ultime 2 settimane prima, è sbagliato eccetera. Questo è sbagliato, è chiaro, ma anche con Santiago Jimenez, con Vlahovic gli anni scorsi, Lautaro sono così. Attaccanti devono segnare soprattutto se hanno occasioni. Io ringrazio Dario Milanista che si è abbonato in Elite addirittura, grande Dario Milanista, grande. Grazie mille di cuore. E io non guido il carro di Allegri, io sono il carro. Direttore, perché lei è sempre malato? Ma in realtà è una cosa più recente, nel senso che quando io l'ho conosciuto, cioè non è stato male per 4 anni consecutivi. Poi nell'ultimo anno e mezzo 5-6 volte. È il tracollo, è l'età, è banalmente l'età, ecco. Vabbè, che amarezza, che chiosa. Andiamo al telefono, pronto? Salve, sono Guido. Ciao Guido. Potrebbe essere una mancanza di vitamina D, la malattia del... Ascolta. È il sole, quindi. Forse prende poco sole, direttore. Ma non direi. Posso confermare che invece è anche troppo. Comunque io volevo farvi 2 domande, perché io sono in una fase un po' non riesco a gioire dei successi del Milan ancora, nonostante sia contento di questa ritrovata normalità che stiamo vivendo, no? Quindi non più cooling break, non più in settimana chi va alla settimana bianca durante il mercato, non più cose strane, diciamo. Questo mi fa molto piacere. Le domande sono 2. Dovremmo gioire di quello che abbiamo, perché mi sento un po' marzulliano, scusate. No, ma so dove stai andando a parare. Perché il passato non tornerà mai più e quindi dobbiamo gioire di quello che abbiamo. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è, senza avere nulla contro il giocatore, ma questo giocatore, tanto abbiamo capito di chi stiamo parlando, no? È veramente quello che pensiamo che sia? Anch'io pensavo, però io comincio ad avere qualche dubbio, perché quelle... Sempre tornando al passato, gli Shevchenko, gli Kakà, gli Inzaghi, quelle palle non le sbagliavano. Anche gli Højlund forse. Non lo so, da profano. Va bene, ti rispondiamo. Grazie. Ciao. Vabbè, rispondo sulla seconda. Cioè, gli Shevchenko, i Kakà, ce n'è uno in squadra almeno in questo momento, è arrivato quest'estate, c'ha 40 anni, a livello di categoria, ecco. Gli altri sono dei buoni giocatori, ottimi giocatori, discreti giocatori. Non è un caso che il Milan, cioè i Teo, i Leao, i Maignan, cioè li va a prendere a 15, 20, 25 milioni in un Milan, cioè arrivano al Milan perché sono dei signor nessuno. Quindi c'è chi ha fatto più salti, tipo Maignan per me ha avuto una ascesa di carriera importante anche a livello di personalità e di mentalità. C'è chi ha fatto un piccolo passo e poi magari si è fermato lì, ed è il caso di Leao. C'è chi invece magari è andato su e poi è tornato giù, tipo Teo. Cioè è ovvio che non sono dei campionissimi, lo sappiamo. La speranza è che magari facciano sempre degli step. È chiaro che quei gol lì devi fare, cioè poco è inutile che poi ci giriamo attorno, facciamo discorsi. Io sono il primo a pensare che per me Allegri vorrà lavorarci tanto su Leao ed è un po' un suo cruccio, tant'è che è uno dei pochi che ha ritenuto come inamovibili
a inizio stagione. Aspettiamo, non possiamo fare altro che aspettare e sperare che sia Allegri l'allenatore che lo porta a fare l'ultimo definitivo step, un po' come ha fatto Luis Enrique per Dembélé, perché stiamo aspettando quello da Leao, nel senso, io non vedo troppe differenze tra il Dembélé pre-PSG e il Leao attuale. È arrivato Luis Enrique, Dembélé è diventato completamente un altro giocatore. La speranza è che succeda questa roba qui, presto o tardi. Io credo che sia proprio una questione di aspettative, invece. Per me alziamo veramente tanto, ma non parlo di Leao, parlo in generale. Alziamo veramente delle aspettative, forse consci del fatto che abbiamo visto qualcosa che probabilmente non tornerà più, per la questione che dicevamo poco fa, cioè i giocatori magari di un certo livello qui in Italia se ne vedono veramente contati, forse su una dita di una mano, ma forse. Non possiamo pensare, cioè in quel Milan lì Leao si siede, gioca, quindi non possiamo pensare di paragonare questo giocatore a quelli che gli avrebbero portato via il posto serenamente. Quindi è una questione proprio di categorie, mi verrebbe da dire, come dice Max. Io non penso che sarà mai un campione epocale, ma come diceva un vecchio direttore sportivo del Milan, bisogna prendere il buono di Leao, facendo sì la tara sul fatto che non sarà mai magari Mbappé, ma certo, non è nemmeno l'ultimo dei disperati. È un buonissimo giocatore che quando è in forma, e adesso peraltro non lo è nemmeno, è un giocatore che è in grado ancora di avere un impatto forte sulla Serie A. Poi non sarà quello che la Serie A se la mangia. È successo un anno. È successo un anno, soprattutto l'anno dello scudetto e nella seconda parte di campionato. Però è una questione di aspettative per me. In questo momento al Milan ti devi prendere il buono che c'è e non pensare di essere una squadra che fa tremare l'Europa. Ecco. Sulla prima domanda, prima di andare al telefono, qual era? Se dobbiamo gioire di quello che abbiamo, sapendo e pensando che non tornerà più il Milan. Vale la stessa regola di Leao, sì, nel senso che magari non lo puoi sapere, cioè, negli anni 90 nessuno pensava che la Premier League dopo 15-20 anni sarebbe mangiata qualsiasi cosa e dopo 25 avrebbe non mangiato di più, spazzato via tutti completamente. E invece sembrava che la Serie A era il paradiso di tutti e non sarebbe mai cambiato niente, ma le cose cambiano anche, non è quello. Al momento è così, però. Cioè. Andiamo al telefono, pronto? Ciao ragazzi, Federico da Firenze. Ciao Federico. Io volevo spezzare una lancia a favore di Leao oggi, perché per quanto effettivamente non abbia giocato bene, però diciamo che in estate abbiamo fatto di tutto per metterlo in condizioni di non rendere al massimo, perché il suo ruolo appunto è esterno e noi si è fatto più di tutto per andare a giocare a 5 con il mercato che appunto non si compra per gli esterni, quindi Allegri deve per forza mettere la difesa a 5 e lui è stato un po' costretto a cambiare ruolo e andare a giocare davanti che adattarsi. Quindi secondo me Leao non è scusato, però c'ha questa attenuante. E io però volevo parlare di Bartesaghi, perché per quanto mi riguarda Bartesaghi non ha giocato male, però ha mancato un po', soprattutto negli 1 contro 1 con Conceição abbiamo rischiato qualcosa di troppo. Per quanto mi riguarda però la gestione dei giovani in Italia secondo me sarebbe da rivedere, perché c'è uno come Bartesaghi che è aggregato alla prima squadra da tanto, soprattutto l'anno scorso quando c'avevi solo Teo Hernandez, secondo me non dico di giocare davanti a Teo perché è impossibile, però soprattutto magari quando fai Champions, campionato, Coppa Italia, tutte queste competizioni qui, dare un turno di riposo a Teo per far giocare magari una partita un po' più semplice con Cagliari, queste squadre un po' di bassa classifica. Bartesaghi sarebbe stato meglio, anche perché poi in futuro Bartesaghi ora arriva giocando pochi minuti, se magari quando c'è bisogno di Bartesaghi avesse fatto già qualche presenza in prima squadra da titolare, magari arriva con un'esperienza diversa e magari con Conceição riesce a marcarla anche in modo migliore. E quindi un po' anche la gestione generale degli italiani in Serie A, non solo in Milan. Voi che ne pensate? Ok, va bene, ti ringrazio.
Ciao Federico, Ciao. ciao. Su Bartesaghi, io ho detto la mia qualche giorno fa, proprio prima della partita, settimana scorsa, quando stavamo parlando del fatto che dovesse giocare. E Juventus-Milan mi ha dato la conferma della sensazione, cioè continuo ad avere questa sensazione. Mi dà l'idea del Gabbia pre-Villarreal, o Villarreal, cioè di un giocatore che praticamente è un ragazzo della primavera che sta giocando in prima squadra, non è ancora un giocatore della prima squadra. Gabbia Villarreal mi dava questa sensazione, va in prestito 6 mesi in Spagna, torna come giocatore da prima squadra, proprio nei movimenti, linguaggio del corpo, atteggiamento, anche un po' furbizia, no? Anche un po' di malizia. Torna non più uomo, perché stiamo parlando del calciatore, ma proprio più giocatore pro di prima squadra di Serie A, ok? Poi il livello possiamo stare qui a parlarne 10 ore. Bartesaghi mi dà ancora l'idea di essere al livello di Gabbia pre-Villarreal, cioè un ragazzo della primavera che deve giocare in prima squadra, ecco. Allora, io penso che sia un buon giocatore, non penso che diventerà Paolo Maldini 2 la vendetta, ok. Peraltro, se devo chiudere gli occhi e immaginarmelo tra 3-4 anni, me lo vedo più fare l'evoluzione di Bastoni piuttosto che l'evoluzione del terzino, però questo è pensiero personale, cioè, figlio del niente probabilmente. Credo anche che se li lasci isolato 3/4 dei terzini sinistri che giocano in Serie A contro Conceição nei primi 6 metri vengono bruciati quasi tutti, o quasi, quindi è forse uno dei clienti peggiori in Serie A nei primi 10 metri. Penso anche che comunque, se vogliamo migliorare sugli esterni, qualcosa bisogna mettere sul piatto, per forza. Poi è ovvio che giocando magari migliorerà, è quello che volete, però il nostro comparto esterni deficita un po'. Rispetto al livello generale degli altri reparti è un gradino sotto. Sì, più che altro, sai cosa? Salma Kerr è andato, adesso speriamo che dopo la sosta torni un po' più pimpante, ma sta andando un po' in riserva d'ossigeno, perché corre a 200 all'ora tutta la partita e ieri abbiamo visto un pochino in riserva. E Stupinian, a parte che ha molti limiti e poi si appunta a una squalifica, ha un mezzo problema dietro a Bartesaghi, con tutto il bene che gli vogliamo, e quindi sì, siamo un po' corti anche lì, oltre che in difesa, ma dopo parliamo della difesa. Guarda, giustamente Giovanni scrive 6 mesi a Villarreal e torna un altro, è un altro. Per Bartesaghi. Come Gabbia, cioè mi è andato ragazzo, tornato uomo, guarda che 6 mesi a Villarreal. Ti cambiano la vita. Andiamo al telefono, pronto? Buongiorno da Malaga. Ciao Davis. Ho 6 mesi a Malaga. 6 mesi a Malaga per Bartesaghi. Dici tutto, Davis. No, che il Malaga ha messo male. Già 4 partite di fila che perde qua. No, vabbè. No, io sono avvelenatissimo, ragazzi. No. Sono veramente arrabbiato. No, 2 punti buttati, ma buttati. Ho paura che sia il rigore di Pulisic e la slide indoor tipo quello di Lautaro che ha parato Tatarusano. No. Ma no, devi essere il 6 ottobre. Il 6 ottobre. Lì cos'era? No, anche lì, però dai. No, però non vorrei mai rimpiangere sui 2 punti. No, perché eravamo veramente lì, cioè, li abbiamo buttati. A proposito del rigore, sicuro, Davis, cosa mi dici del rigore di ieri? Perché volevo farti questa domanda stamattina. Il rigore di ieri c'era, ma scusa, come? Vorrei anche vedere. No, ieri sera ho sentito Jack che diceva che no, ragazzi, dai, siamo seri. Gli davano questi rigori, si danno. Scusa, gli è frenato addosso. Come fai? Come non è rigore? Ma rigore. Scusa. No, ma io non ho detto niente, ho chiesto. Sembra strano che ce l'abbiano dato. Sembra strano che ce l'abbiano dato. Anzi, volevo dire, siccome con Milan-Napoli avevo detto che c'era il rigore per il Napoli e l'espulsione, però io ho sempre il dubbio che a maglie invertite avrebbero dato rigore ed espulsione per noi. Però ieri c'era, è giusto così. Però ecco, già di rigori ce ne danno pochi, ma se poi me li sbagli, cioè già visto, sugli ultimi 7-5 sbagliati, a me sembra strano che Allegri sia sfuggita sta cosa. Adesso metterà sicuro, ma guarda, sicuro, a porte chiuse, calciare un'ora i rigori a tutti,
allenamento finito, perché non posso sentire, t'avevo detto di non calciare di piatto, cioè non lo posso sentire. Un Pulisic che mi fa, no, ma poi non è che te l'ha parato, è che l'hai mandato in tribuna. E poi ragazzi, no. Io sto sentendo, ma viene l'infortunio, ragazzi, l'infortunio. Vabbè, non c'entra niente, però io ero a San Siro Milan-Empoli nell'88, partita bloccata, Van Basten non giocava da 6 mesi, entra e fa un gol, ma è un gol antologico, e Milan vince 1-0 e veniva da 6 mesi senza giocare, cioè se puoi giocare giochi, cioè tu non mi puoi sbagliare, più il secondo vabbè, che lì è la ciccata, ma il primo non me lo puoi sbagliare, amico, non me lo puoi sbagliare. Poi questa cosa della posizione di Leao l'anno scorso Simone a Madrid cosa ha fatto? Sì. Ha fatto dappertutto, ha giocato bene, era sulla fascia, era centrante, ha fatto quel colpo di testa che lui aveva fatto un paratone, cioè lui deve fare così, svariare, non è che deve giocare lì centravanti lui può fare tutto, solo che se non lo so, Allegri la troverà la posizione, però l'anno scorso c'era Pulisic, Leao, Morata a Madrid e pure abbiamo tenuto bene il campo, l'unica volta. Va bene, Davis, quindi, dai. Grazie. Comunque ho paura che questi 2 punti non vorrei mai, ma non per la Champions, ma proprio in perché alto. io voglio puntare in alto. Ok, va bene. Il Milan deve puntare a vincere lo scudetto, no? Giusto. Grazie Davis, ti salutiamo, buona giornata. Ciao. Devo ringraziare Patrick che ha donato 2 euro e anche lui parlava di questa cosa, mi si è bloccata la chat, cioè non mi scorre più, non so. Vuoi faccio io? No, ho fatto, recuperato. Ecco qua Marco ci donava 2 euro. Ad 1 metro non è forma fisica, per me è la testa, anche quello. Marco, abbonato per il 5º mese, abbonato da 5 mesi ma presente al giorno 1. Marco, grazie davvero di cuore. E poi c'è Carlo Teodori che ci ha donato 6 euro. Carlo, ciao Marco, ciao Patrick. A me piace questa cosa però, e pensate com'è cambiato il mondo. Usciamo da Juve Milan 0-0, sesta o quinta? Sesta di fila? Era la sesta giornata, no? Quindi 5 partite di fila senza sconfitte, 4 vittorie di fila, affrontando il Napoli. Cosa c'è? No, un gol preso. Un gol preso, affrontando il Napoli, e non siamo contenti. Cosa è successo Cosa è successo negli ultimi 2, 3, 4 mesi? Perché siamo un'altra roba. Cioè, siamo un'altra roba. Beh, a me questo, cioè io... che l'errore era come pensavamo lo so, prima, però dico che si esultava per un 2-2, io sono quasi contento di essere con l'amarino in bocca per Juve Milan 0-0. Ma è giusto, come diceva Davis, cioè se il Milan è in quella posizione di classifica non può non pensare di fare corsa di testa. Poi a febbraio-marzo è staccato 10 punti e pace. Ma adesso come adesso tu devi per Costituzione pensarci, ma anche perché l'hai dimostrato tu stesso sul campo che ci puoi stare. Cioè nessuno è completamente superiore a te, magari con l'andare di 10, 12, 15, 20 partite qualcuno dimostrerà di essere superiore a te, ma adesso no, quindi è anche giusto pensare di fare veramente corsa di testa per davvero. Io vedo tanti messaggi oggi su Rafa e probabilmente non è neanche la partita giusta per parlarne, perché comunque ha fatto una discreta partita. Tutto questo, stiamo dicendo che Rafa ha sbagliato 2 gol. Io non voglio mettere la croce addosso a nessuno, però l'attaccante del Milan ha fatto 400, l'ho visto prima, 456 minuti in Serie A, 0 gol. Partendo sempre da titolare tutte le 6 partite. E non c'è mezzo messaggio. Anche quello è un tema, vabbè, ma sappiamo che Leo è divisivo, Simo, e soprattutto che... No, però l'attaccante in teoria lo sappiamo. Lui. Lo dico io che peraltro non mi dispiaceva quando è arrivato, tutt'altro. Però ragazzi, sono quasi 500 minuti. Carlo Teodori ci ha donato altri 6 euro. Carlo, grazie davvero di cuore. C'è un'altra telefonata. Direttore, la liberiamo? Sì, liberatemi. Ti liberiamo. Anche perché l'autonomia è finita. Ti liberiamo, vai a prendere un Voxil Voce Gola in farmacia. Voxil Voce Gola è quella che prendo io quando faccio Imola e Monza. Me ne sparo una al giorno, perché così il giorno dopo ho la voce nuova, la gola nuova e via. Voxil Voce Gola. Non è una pubblicità né niente, è che sta male e quindi glielo dico.
Grazie Grazie a voi, ci rivediamo al talk e stasera poi perché c'è Bottoni. Sì. Vabbè, ma tanto con Bottoni che parla lui. Fa il mister. Grazie Simo, noi andiamo al telefono. Pronto? Ciao, buongiorno, mi chiamo Davide. Ciao, volevo fare un piccolo commentino veloce sulla partita. Allora, prima della partita io avevo sportivamente paura di questa partita qua. Non so perché, però nella mia testa era una partita complicata. Mi facevano paura gli esterni, soprattutto con Sessao, con Bartesaghi, ma non perché Bartesaghi sia scarso, ma proprio perché è un tipo di giocatore col passo brevilineo che non è facile da contenere per gli esterni che abbiamo noi, e avevo dei timori. Poi, visto, diciamo, soprattutto il secondo tempo, ho parecchi rimpianti. Ora io non sto a dire Leao, Gimenez, Pulisic, che sia, però è scontato che in una partita così, se hai, diciamo, 3 occasioni da gol mette, no? Compreso il rigore, non fare neanche un gol ovviamente fa la differenza, no? Perché ora Davis magari prima ho sentito 3 minuti, ora Van Basten lasciamo perdere, Ecco. secondo me qui non Non abbiamo tanti. capito che sti paragoni dobbiamo smetterla. No, però Virdis li faceva 2 gol di quei 3 lì, te lo dice. Ora io Van Basten non c'entra, però ma non per Leao, per il genere, cioè la giocata che ha fatto Modric al 90esimo, come si è liberato del giocatore e ha mandato in porta, che poi lì magari non era neanche facilissimo far gol, ci mancherebbe. E però in un Milan-Juve, come se fosse una semifinale di Champions, no, esagerando, cioè la differenza ovviamente la fa nei dettagli, no? E se non riesce a fare gol purtroppo non vinci, no? Non è che puoi avere 10 occasioni da gol, quindi Gimenez di testa è stato bravo perché ha anticipato sul tempo, mi sembra, Rugani. Però insomma, in fin dei conti, se produci così tanto e non fai gol, da una parte sei contento perché francamente loro hanno fatto l'azione pericolosa, l'hanno fatta in una mezza mischia, tu invece hai creato delle palle gol, però ti rimane un po' l'amaro in bocca perché secondo me la potevi vincere. E Allegri secondo me è positivamente incazzato, diciamo così, perché sa che in questi dettagli si fa la differenza per vincere, magari non per arrivare quarto, ma per vincere possono pesare quei punti. Devo sapere cosa ne pensa. Va bene, Davide. Lungo, ma... Grazie, ti salutiamo. Grazie a Buona voi. giornata. Ciao, Davide. Ciao. Avete già sentito la voce di Giacomo Mirandola? Jack, ciao, benvenuto. Ciao Harry. Ritrovato. Ciao Harry, buongiorno a tutti. Buon lunedì, buona prima settimana di sosta. E vai. Nell'immediato post partita del big match dello Stadium di ieri sera. E permettimi tra l'altro subito di dire, sono molto d'accordo. Ciao Carlo, grande Carlo, sempre il numero 1. Sono molto d'accordo con Davide, cioè secondo me positivamente arrabbiato, adesso l'hai dunque. Sentimento di un po' di tutti oggi. Sì, ma io credo che perché poi anche, allora, non credo che Allegri sia molto contento perché ricordiamoci come lui va via dalla Juve, quindi è vero, ieri bell'affetto dei suoi ex giocatori, bell'affetto dei tifosi, ma i suoi problemi erano con chi sta un po' più in alto dei giocatori e anche un po' più in alto dei tifosi. Quindi credo che anche per un discorso di rivalsa personale i 3 punti li avrebbe strappati ben volentieri dallo Stadium Massimiliano Allegri. Poi sì, è chiaro, come si diceva anche ieri sera, io penso che in realtà molto semplicemente il sentimento di ieri sera, di oggi, magari anche di domani, è quello di rammarico. Poi a mente un po' più fredda inizieremo a dire tutto sommato è un buon punto. Chiaro che oggi, per come è arrivato, come si diceva anche al talk di venerdì, per come è arrivato è un punto che ti lascia tanto amaro perché potevi vincere. Sì, è questo più che altro che dispiace, ma adesso naturalmente siamo a poche ore dal termine della partita. È un pareggio che appunto ci fa dire caspita, però potevi vincere, abbiamo buttato 2 punti, no? E ti lascia, no? Allo strascico un po' del rammarico. Però poi se vai a vedere la classifica, vai a vedere che hai già giocato con Napoli, Juventus e Bologna, che hai fatto 2 vittorie e un pari, non hai mai perso, hai preso solo un gol, che hai fatto 5 risultati utili consecutivi, 4 di queste sono vittorie, cioè è l'alfa e l'omega rispetto all'anno scorso. Quindi
io non butterei tutto, ripeto, positivamente arrabbiato, guarda, è il termine più corretto, perché perlomeno io personalmente, mi aspettavo un Milan migliore rispetto alla scorsa stagione, fino alla seconda sosta, ma 13 punti non avrei mai pensato. Sì, era difficile. Allora, il calendario del Milan è stato strano. Me ne aspettavo 9-10/11. 16 no. Allora, nel senso, io avevo buttato un occhio uno sguardo sul calendario che è un po' diverso dagli ultimi anni, perché Milan tendenzialmente il primo big match lo ha sempre affrontato nell'epoca recente tra la terza e la quarta, e tra l'altro 9 volte su 10 era il derby. Sì. È stato un periodo del derby, era sempre per forza alla quinta inizissimo, giornata, alla quarta o alla quinta stagione. Giornata. Però se io vado a guardare il calendario a confronto, alla fine chi è che ha fatto più big match del Milan? Forse solo la Juve, ti direi, che ha fatto Inter, Atalanta e Milan. Sì, quindi ne ha già lì, fatti sì. 3. Perché, vabbè, l'Atalanta comunque per me oggi, che non è al top, ha un livello un po' più alto del Bologna, a livello di big match. Però adesso che abbiamo avuto delle partite, tra virgolette, a noi sfavorevoli, inizieranno le partite sfavorevoli alle altre. C'è un Roma-Inter estremamente delicato. Insomma, arriverà anche il momento in cui le altre potrebbero si toglieranno punti reciprocamente, come penso che arriverà il momento in cui la Roma prenderà gol. Sì, tra che l'altro. a questo punto è abbastanza Vabbè, l'ha preso utopia. ieri da Moise Kean. Poi però se le squadre non difendono di base prendono gol, difficile. e quindi se ne prendi 2 ne fai uno solo, perdi, cara Fiorentina. No, dimmi. Prima di andare al telefono, molto d'accordo con Carlo, che dona 5,99, Carlo number one assoluto. L'assenza di Bremer era da sfruttare, sì, però secondo me c'è stata una sostanziale differenza. Cioè, noi magari ci aspettavamo un Rugani che giocasse un po' come, adesso nel senso, non me la prendo con lui, ma non ha giocato benissimo, come Marianucci a San Siro. Invece, a mio avviso, Rugani, per essere uno che non toccava il campo da sostanzialmente un anno, ha fatto una grande partita. Sì, l'unico momento di defiance è stato con Santiago Jimenez, lì poi Jimenez non la gira bene di testa, in cui gli brucia il tempo. Però a parte quello, parliamo di uno se l'è cavata bene. Non dico fuori rosa, ma ci No, somigliava. infatti delle difese dovremmo parlare, perché per me hanno fatto entrambe una buona partita e me l'aspettavo, visti gli allenatori in campo e anche il tipo di partita. Andiamo al telefono su un altro ascoltatore. Pronto? Sì, buongiorno, Davide delle Marche. Ciao Davide. Ciao Davide. Ciao a tutti voi. Ragionavo su Jimenez, Leao, insomma la differenza tra i due. Credo che Leao che un po' di serietà, nel senso che non torna, non aiuta la squadra, mentre Jimenez nella sua, diciamo, secondo me anche blocco, sfortuna se vogliamo, intanto un gol in Coppa Italia l'ha fatto, per quanto fortuito, e l'altro invece Leao, noi vediamo comunque un personaggio che dopo lo scudetto vinto qualche anno fa dal Milan, in delle partite dove la sua presenza è fondamentale pecca di serietà, e lo dimostra anche la sua vita privata, con questi Twitch, con questa cosa che non si addice a un professionista come lui. Perché comunque lui è un talento, secondo me è uno dei giocatori in quel ruolo, adesso Allegri l'ha messo leggermente fuori ruolo, ma tra i migliori al mondo, perciò lui deve, come da professionista, trovare quella serietà e quella grinta là davanti che ad esempio secondo me in Nkunku e Jimenez hanno. Ok, va bene. Poi chiedo il vostro parere, parere. Grazie, ti salutiamo Davide. Ciao, buona giornata. Ciao. Io ho una domanda. Allora, io sono estremamente convinto che dopo questo periodo di rimettersi un po' in moto, dopo questa sosta, quindi col lavoro di Allegri, Leao possa fare quest'anno uno step, ok? Dal punto di vista proprio della cattiveria, dei gol, dell'essere determinante. Poi può anche fare tutto il resto che fa nella sua vita, però poi la domenica devi determinare. Poi puoi fare tutto quello che ti pare, le maglie, le canzoni, Twitch, però se la domenica fai 2 gol puoi fare tutto quello che vuoi, no? Vabbè, chiaro. E la domanda che faccio alla chat a te è un po' l'ultima spiaggia per Leao Allegri, nel senso che l'anno scorso per me giustamente dicevamo: ragazzi, ma cosa volete che faccia Leao
con allenatori come Fonseca e con Seisao, e per me io credo molto nel fatto che i ragazzi soprattutto così debbano e possano solo crescere con gli allenatori, e Dembélé, ragazzi, ce lo dimostra, cioè uno che non giocava a pallone, ok, o meglio andava ad allenarsi se gli capitava, le partite lo giocava se 3/4 dell'attacco era fuori. Dopo 2 anni vince il pallone d'oro, ok? Questo è quello che fa l'allenatore nella testa di un ragazzo. Con Allegri è un po' l'ultima spiaggia dal punto di vista proprio dello switch mentale. Sì, più per età, che in realtà secondo me che per altro, nel senso che probabilmente incontra l'allenatore giusto, l'allenatore giusto lo vedremo, ma sicuramente al momento giusto, a mio avviso. Nel senso che finché... Allora, diciamolo chiaramente, per il livello attuale del calcio italiano, finché stai in Italia tu puoi avere soltanto un allenatore che è a livello o forse leggermente migliore di Allegri, che è Antonio Conte, punto. Perché ci sono diversi allenatori migliori nel mondo, e io parlo di Guardiola, parlo di Klopp, parlo di Luis Enrique, ma in Italia questi non ci vengono. E un po' li capisco, anche alla luce di quello che abbiamo visto ieri, che come al solito parliamo di big match che devono essere un po' il manifesto del calcio italiano. Ecco, quello di ieri a mio avviso lo è stato, ma non in positivo, per magari un tifoso inglese che dalla Premier dice vabbè stasera invece mi guardo il posticipo di Serie A che è una grande partita. Non è stata una grandissima partita, anzi, però al di fuori di questo, ecco, Leao quest'anno io credo che nonostante la posizione un po' più centrale sia proprio messo nella condizione di, nel senso che gli vengono tolti tutti o sostanzialmente tutti i compiti difensivi, che sappiamo che lui non va proprio matto per questo tipo di applicazione, quindi lui deve rispondere a suon di gol, che non devono essere 20, però una quindicina devono essere, a mio avviso. Poi a me piacerebbe vederlo in un ruolo un pochino più da seconda punta, quindi con un po' più di possibilità di allargarsi a sinistra, a fianco non tanto a un Pulisic quanto più a un magari Santiago Jimenez. Capisco che togliere Pulisic adesso è difficilotto. Esatto, quindi diciamo battezziamo, e ci può stare come valutazione, vedendo l'inizio di stagione di Pulisic, battezzeremmo Leao come riserva, come jolly dalla panca. Ci può stare come allora, idea. Io credo che nel corso delle varie partite, per quanto su alcune cose Leao e Pulisic si somiglino, in altre sono diversi, possono essere armi entrambi a gara in corso. Io credo che in determinati tipi di partite sia preferibile l'uno, in determinati tipi di partite sia preferibile l'altro. È evidente che Jimenez al momento non sta girando, poi in realtà gol fatti da Jimenez, gol fatti da Leao in stagione uguale, entrambi in Coppa Italia. Leao subito il primo gol stagionale e Jimenez nella partita contro il Lecce. Vediamo, io credo che poi ci saranno anche tante partite, perché io resto convinto che i big match siano importantissimi per il morale, eccetera eccetera, ma poi i punti li fai nelle partite che devi vincere e che vinci, e lì io credo che Leao sia quello che può vincerti le partite, come d'altronde lo è Pulisic. Andiamo al telefono su un altro ascoltatore. Pronto? Ciao ragazzi, sono Jacopo. Ciao Jacopo. Buongiorno. Ciao. Mi avete un po' anticipato sul tema, perché sento che nelle grandi trasmissioni sportive sento grandi critiche verso Leao, secondo me anche ingiuste, perché onestamente non si può criticare tanto, perché arriva da 40 e passa giorni dove non si è potuto allenare, quindi onestamente non si può criticare. Io credo che, come hai detto tu, Harry possa ripercorrere le orme di Dembélé, sia un po' l'ultima spiaggia per il giocatore, e quindi penso che possa veramente fare la differenza. Ieri ha sbagliato 2 gol, però pazienza, aggiungetemi un'altra roba, poi permetto di lasciare la linea agli altri ascoltatori. Noi critichiamo tanto il calcio italiano dicendo che fa un calcio orrendo di qua e là, però a me sta capitando di vedere anche partite internazionali. Francamente anche la Premier League, che è un grandissimo campionato, migliore al mondo, però anche lì alcune partite le vedo abbastanza noiose. Quando si gioca con Crystal Palace, Nottingham Forest, così non mi sembrano grosse partite. E poi io adesso vedo che c'è ancora il secondo miglior campionato, perché c'è anche la Bundesliga, la Liga, insomma vediamo quanti giocatori arrivano dalla Liga, poi vengono in Italia e non vedono biglia. Su questo è l'esempio più assoluto. Cioè la Liga, tolto che le 3 squadre lì, mi sembra un campionato non di altissimissimo livello. La Ligue 1 per me non è un campionato allenante, tolto il Paris Saint-Germain,
e la Bundesliga abbiamo visto l'Atalanta, che non è neanche la squadra più forte d'Italia, che ha praticamente sotterrato il Leverkusen, che quell'anno sembrava imbattibile. Quindi secondo me bisogna anche un attimo ridimensionare un po' il tutto, perché anche il Barcellona porta quello che vuoi, però se io devo giocare bene per andare all'attacco al 90esimo e poi perdere 4-3 come in semifinale con l'Inter o col PSG, che non ha imparato dall'errore, ha preso al 90esimo, forse è meglio essere solidi ma portare a casa la qualificazione. Va bene, Jacopo, ti ringraziamo, buona giornata. Ciao ragazzi, Ciao Jacopo. Che possa tornare a fare punti con la Fiorentina, però io direi che 4 punti con Juve e Napoli ci avrei messo la firma. Grazie Jacopo, ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, buona settimana. Non sono troppo in disaccordo con quello che diceva Jacopo. Allora, la Premier League la mettiamo in un angolino, perché la Premier League, lo sappiamo, più che altro la cosa della Premier League è che se si guardano le partite di Premier League si vedono degli obbrobri tattici clamorosi. Ok, cosa cambia nella Premier League? Il livello dei giocatori, cioè è inutile che ci nascondiamo. I giocatori in Premier nelle prime 5-6 squadre sono sono in media molto più forti di quelli in Serie A, in cui hai lo stesso livello, sì, ma nelle prime 2 o 3 fine, no? E sugli altri campionati ci posso stare, e forse sono un po' più simili alla Serie A perché hanno più studio, cioè non avendo giocatori di livello, forse la Serie A, essendo anche meglio, si deve trovare qualcosa di meglio, perché De Zerbi fa bene, perché vengono fuori, perché tutti i giovani che poi esplodono da altre parti vengono fuori o dal Rennes o dal Lione o dal Nantes o dal Lens, cioè perché devi trovare qualcosa di diverso, no? per affrontare il campionato. Bundesliga a me viene difficile commentarla, è un campionato molto fisico, però anche lì, cioè, se il Bayern non fa Harakiri di base non c'è competizione. Allora, da questo punto di vista io sono per il de gustibus, nel senso che sono 5, prendiamo le top 5 leghe, sono 5 calci molto diversi. Secondo me qualcuno può preferire qualcosa, qualcuno può preferire qualcos'altro. Poi adesso, premesso che rispetto per il Crystal Palace, che sta facendo una super stagione, che se ieri ha avuto un malaugurato scivolone contro l'Everton che preferivamo non vedere, ma io sono ovviamente un simpatizzante per il Crystal Palace, il discorso è, possiamo paragonare un Crystal Palace Nottingham Forest, con tutto il rispetto, a Juve Milan. Cioè, non sto dicendo, cavolo, Parma Lecce è stata una partita noiosa, sto dicendo Juve Milan è stata una partita orrenda. Juve Milan, la squadra più titolata in Italia contro la seconda squadra più titolata in Europa. È più andrebbe più parametrato a Liverpool Chelsea, che c'è stato sabato, piuttosto che a un Nottingham Forest Everton. Però al di fuori di quello, io per esempio, per gusto, mi piace la Liga, la trovo un campionato divertente. Se la guardassi da tifoso magari no, io guardandola però da appassionato è divertente, adrenalina. Ma è divertente perché dal punto di vista tattico difensivo non è che ci sia già più rispetto tipo alla Premier, però sai cosa? In Liga è il ritmo che fa la differenza. In Liga vanno tutti a 3000. Sì. Per ogni campionato, come hai detto tu, è molto diverso. Andiamo al telefono. Pronto? Niente, non c'è. Non era pronto. Ci ha abbandonato. Secondo me era in forte disaccordo col mio commento sulla Liga, in così forte disaccordo che ha deciso no, basta, non spreco neanche più il tempo. No, ma perché per poi dire la mia. ci sono tipo la partita di ieri. Io capisco che uno, se alla sera voleva mettersi lì e dire stacco il cervello, mi diverto, passo un'ora e mezza con il calcio e mi guardo Juve Milan, ci sto che alla fine ha detto ammazza, forse era meglio se andavo a bermi una birra, ci sto, lo capisco, no? Però poi se vai a vedere, cioè, alla fine devi anche valutare le squadre, il momento, la partita, certo, il contesto. E soprattutto l'anno scorso, vi ricordate Juve-Napoli dell'anno scorso? Madre mia! Che ieri era calcio champagne rispetto a Juve-Napoli dell'anno scorso. Però Antonio Conte in quel momento della stagione lì va a Torino e dice signori 0-0, non si prende gol, non si fa,
ma non si prende gol. Belli Non si sereni, perde. ritmo sottoterra e si torna Sì, a no, Napoli quella è con un stata- punto. È quello che bisogna valutare quando si guardano queste partite. Cioè, se vogliamo trovare una roba da apprezzare, capisco che sia difficile, però devi apprezzare il fatto che, caspita, non volevano prendere gol né una né l'altra. Una si è affidata a qualche spunto di Conceição, finito lì. L'altra si è affidata a qualche spunto di Pulisic, E poi ha tolto con Sessa finito lì. si capisce perché. E quindi, cioè, se la vincevi bene, benissimo, bellissimo, tant'è che noi oggi siamo qui a dire forse potevamo vincerla, Sicuramente volevano vincerla. ma non è che sia una roba drammatica. Allora, Ecco. secondo me poi il discorso è sempre le partite che guardi da appassionato e le partite che guardi da tifoso, ok? Nel senso che la partita di ieri non ci ha dato emozioni particolarmente vibranti, penso che nessuno di noi abbia rischiato di essere portato via in carrozzina o in barella, perché Tipo non c'è Milan-Napoli molto di più. Milan-Napoli è stata molto più impegnativa da reggere emotivamente. Però sono convinto che se ieri Leao segna quel gol al minuto 92, la botta emotiva ce l'hai, e ce l'hai alla grande Ha voglia, per sì. quella partita. Mentre invece magari il tifoso neutrale che la guarda per il gusto di guardarla, non è il gol al 92esimo che decide la partita, che magari gli fa cambiare così tanto il giudizio su, diciamo come dici tu, come ha scelto di investire la sua serata. Poi al di fuori di questo si vince con i risultati, perché si è sempre vinto con i risultati, e se ieri una delle 3-4 grandi occasioni del Milan veniva trasformata in gol, io non credo che la Juve, perché a un certo punto la Juve ha avuto un crollo anche fisico. Ma dopo il rigore, strani, io pensavo che invece la Juve dicesse dai. Esatto, infatti io proviamo ad andare quando il di Milan sbaglia il rigore ho contropiede. detto, questo lo sapevo, questo rigore che ci hanno dato è una sciagura, perché il rigore sbagliato motiva da morire l'altra squadra. invece è il contrario. Invece il Milan è andato a bomba, solo che lì l'errore secondo me è stato bravo anche Tudor lì, facendo quei cambi che sembravano un po' scellerati, togliendo Ildiz e Conceição, che però invece si sono rivelati utili per non perdere. Quell'inerzia che il Milan ha preso, che era quella che a mio modo di vedere l'avrebbe portato a trovare il gol partita, è durata veramente 5 minuti di pressione alta, efficace, di recupero palla nella metà campo della Juve, perché poi Tudor è riuscito, e li merito lui, a tappare molto bene quel momento con l'inserimento di Kefren Thuram soprattutto, e della coppia Openda Vlahovic, rivisitando tutto il suo attacco. Sì, ha ricambiato anche il modulo proprio Tudor. Sì, 3-5-2. Andiamo al telefono, c'è un altro ascoltatore. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, pronto, chi parla? Ciao Fulvio. Ciao Fulvio, Ciao, Fulvio. dici tutto. Ma intanto premetto che io sono dal giorno -1, quindi... Grande Fulvio. No, voglio dire, in realtà sono d'accordo molto con Jack, nel senso che anch'io sono un grande fan, per esempio, della Liga, perché mi diverte di più. Ammetto candidamente che Allegri non è proprio il mio tipo di allenatore. Cioè proprio non mi emoziona, cioè sono quel tipo di gioco che proprio non mi piace. E quando tu dicevi Harry, si vedono per esempio nella Premier si vedono brogli tattici, io da tifoso non tecnico, quindi da tifoso e basta, dico ma chi se ne frega, cioè io voglio vedere la partita, mi piace la partita che finisce, dico per 4-2, sì, ho capito. Sì, mi diverte di più quella roba lì. Il primo tempo di ieri per me è stata una roba cioè, io volevo morire, veramente una roba inguardabile. Lo capisco. E in realtà, pensando anche a Milan-Napoli, che dicevate è stato un po' più emozionante, sì, ma forse perché c'è stata l'espulsione, perché sennò anche quella non mi sembrava una partita da 3-2, cioè era un po' più, c'è anche quella lì un po' sparagnina come partita, poi col fatto che c'è stata l'espulsione nostra un po' si è resa un po' emozionale, però non lo so. Sì, comunque come diceva Jack, forse è una cosa proprio de gustibus, cioè che a chi preferisce le partite più tattiche, più chiuse, io sono dell'altra sponda, tra virgolette, nel senso che preferisco quelle più Quindi aperte. preferivi il Milan dell'anno scorso tu? Non esageriamo. No, sto scherzando. Quello lì era sia proprio tattico, tecnico che delirio di gol. Va bene, ok. Grazie a te, ciao, buona giornata. Ragazzi, Ciao. Ma io poi sono stato sicuro che per esempio Bottoni, mister Bottoni, che poi
potrete riascoltare nelle sue analisi stasera alle 7. Io sono più che certo che lui invece guardi con estremo piacere il campionato di Serie A, perché lui è uno analitico, è uno per la tattica, eccetera eccetera. Io però chiaramente quando non c'è il Milan, perché col Milan, come si diceva prima, c'è sempre trasporto emotivo, quando non c'è il Milan io capita che scelga altro piuttosto che anche il big match della squadra di Serie A. Poi quest'anno, per dire, la Juve, che l'anno scorso ha dato origine a partite come Juve-Napoli o come Milan-Juve, che è stata un'altra partita sull'onda di quello Juve-Napoli, quest'anno per esempio ha dato vita al 4-3 contro l'Inter, il 4-4 col Dortmund e questo tipo di partite. No, è vero. Io sono sempre stato, perché mi piacciono i Conte e gli Allegri, a me le squadre che non prendono gol mi piacciono. Gasano. Cioè sì, ma perché? Cioè la difesa fa la differenza. Quando Allegri dice non sono io che sono un frate indovino, uno scienziato, un mago, cioè carta canta, prendi le ultime 15 classifiche di Serie A e se fai la media, minimo comune denominatore, i numeri che vengono fuori, quelli sono. Certo. E i numeri non mentono, ok? Poi può succedere che magari c'è la partita episodica che li stravolge un po', può succedere che devi vincere anche magari a volte in altri modi, per carità, ma sul lungo periodo i numeri quelli sono e quelli ti danno la verità. Cioè io personalmente, ma tutta la vita una squadra che fa della difesa il suo punto forte più che l'attacco. Poi possiamo stare qui a dire che è bello quando vinci 3-4-0, è bello quando vedi le geometrie, i palleggiatori e il tiki-taka guardioliano, va bene, però poi quello che deve fare anche Guardiola l'anno scorso, cosa fa? Un disastro, perché anche il calcio, e lo dice lui stesso, anche il calcio in Premier si sta evolvendo, tutti si stanno rendendo conto forse un pochino che bisogna essere un po' più organizzati difensivamente. Poi in Premier ancora sono distanti rispetto a noi, poi vanno a un ritmo che è 3 volte tanto. No, però Pep l'anno scorso distrutto dalla Juve di Thiago Motta allo Stadium in Champions, quindi random, esatto. Però esatto. Sì, però comunque è un pochino esplicativo, ma su questo poi, cioè io lo ammetto candidamente, sono un po' un ipocrita, nel senso che a me piace il calcio divertente, spettacolare, con molti gol, per quanto riguarda tutte le partite che non riguardano il Milan. Per quanto riguarda il Milan invece mi piace il calcio che ti fa vincere, molto semplicemente. Andiamo al telefono, altro ascoltatore, pronto? Pronto ragazzi, Davide dalla Svizzera. Ciao Davide. Ciao ragazzi. Io ragazzi, per me lo 0-0 di ieri è proprio il risultato giusto. Il Milan mi ha deluso tantissimo, perché la Juventus, con tutto il rispetto della Juventus, io che sono del 90, ho visto anche io la Juventus del Piero, di Nedved, del Trezeguet. Ad oggi ragazzi non c'è un giocatore, tipo uno, degno di vestire la maglia della Juve. Quindi voglio dire, porca miseria, ieri ragazzi non abbiamo avuto la cazzimma per vincere e abbiamo giocato come se fosse un amichevole. E questa cosa ragazzi non mi va giù, perché noi ieri non meritavamo di vincere ragazzi. Lo so che avevamo il rigore, per me non c'era mai e poi mai. Poi il calcio di oggi si sa, uno magari sputa un pochettino, ti colpisce del rigore perché cadi, ti sbilancia nella corsa. Quindi non lo so ragazzi, io la vedo un po' così. Su Leao, io non critico Leao a prescindere, io ieri, per me non ha vinto il Milan, non è che non ha vinto Leao, anche senza Leao non mi risulta che abbiamo fatto una bellissima partita. Poi che ha tirato 2 mozzarelle, purtroppo questo è Leao. Però ragazzi, ma poi quando se ne va solo, si fa 3 quarti di campo e fa il gol dell'1-0 contro il Verona al 96esimo e poi esultiamo, no? Perché per me ragazzi Leao è l'unico giocatore nel Milan che veramente ti può spostare una partita. E se poi dobbiamo criticare un'altra volta Leao, mi auguro veramente che lascia il Milan e ci attacchiamo agli altri giocatori. Davide, grazie, buona giornata. Sono deluso di tutto il Milan di ieri per come abbiamo giocato, per l'approccio. Va bene, grazie.
Ciao Davide. Ciao, Davide. Ciao. È già il terzo Davide che chiama? Sì, Cioè, chiama Davide. Si chiamano Davide, sì, Ma di ci chiama base Davide. Forse un punto di vista un po' diverso, nel senso che la delusione è il primo ascoltatore che percepiamo delusione per la partita. Sì. Perché prima magari gli ascoltatori che hanno chiamato prima sono delusi per i 2 punti che non hai preso, no? Per quei 2 gol di Leao, per il rigore di Pulisic, per l'occasione di Jimenez. Magari non sei deluso della partita che hai visto perché non hai rischiato quasi niente, come dicevi tu, a parte di Maignan, che sia lodato sempre Mike Maignan, però non è stata una partita da cardiopalma, 7 tiri noi, 9 loro, e che dici, oppure che ti hanno schiacciato e non hai fatto un tiro, eccetera, no? Qui invece Davide è deluso dalla partita. Allora, quello che a me lascia molto ottimista è la mentalità, nel senso che io ho visto stamattina, mentre arrivavo in maniera estremamente complessa al lavoro sui mezzi, ho visto la foto di Mike Maignan che riceve il premio di MVP della partita e ha una faccia. Sembra che gli abbiano detto ha una faccia che deve passare il weekend con la suocera. Sì, invece, ha una faccia che io spero che, col fatto che ha dovuto fermarsi un po' di più a prendere il premio, che gli altri fossero già usciti dalla doccia e si fossero dati, perché una faccia che non l'avrei voluto incontrare nello spogliatoio. Per un punto portato via da Torino ci siamo, qui ci siamo alla grande, ok. Il secondo tema invece è quello di campo. Io penso che il Milan ieri fa tanti errori in una partita contro un avversario che non è neanche lontanamente oggi a livello del Napoli che hai battuto la settimana scorsa. Quindi sì, tu potevi sicuramente giocare meglio, perché poi nel complesso, per esempio, a mio avviso, adesso la contestualizzo, però se volete insultarmi, insultatemi, per me è la peggior partita di Modric con la maglia del Milan, che vuol dire che ha giocato da 6,5, ok? E non da 9. Vuol dire che ha giocato da 6,5, però per me è stata la partita più difficile di Luka Modric da quando è al Milan. Quello invece su cui non sono molto d'accordo con Davide è che Leao è l'unico giocatore che ti può decidere, ti può risolvere una partita. Quest'anno no, ragazzi, hai Leao, hai Pulisic che te lo sta dimostrando. Hai fatto 12 punti, Leao non poteva giocare. Cioè, hai Leao, hai Pulisic che ti sta dimostrando che lo può fare. Hai Rabiot e, parliamoci chiaro, hai Luka Modric, che magari non te la decide con un gol, ma te la decide perché ti mette in porta al 92esimo, capito? Recupera palla e ti mette in porta al 92esimo. E cavolo, se non è decidere, cioè, se lì Rafa Leao fa quel gol lì, 50% è di Rafa, 50% è di Rafa, perché comunque la posizione era un po' defilata e il movimento era giusto, 50% però di Luka Modric. Per me ne hai di giocatori che ti possono decidere la partita. No, è vero, è assolutamente vero, anche perché, ripeto, 12 punti, eri primo in classifica, Leao era a curarsi il polpaccio, quindi, cioè, voglio dire... No, ma certo. No, e poi sai cosa ti dico? Un dato che io ho notato ieri, che secondo me in una partita così ci ha un po' penalizzato, perché era quel tipo di partita che potevi risolvere così. Il Milan che ha creato 1,74 XG, anche se sappiamo che il rigore vale da solo 0,75, ha giocato meglio della Juve, ha meritato più della Juve di vincere, eccetera, eccetera. 0 corner battuti, 6 o 7 la Juve, 0 corner battuti, tra cui quello da cui nasce l'unica enorme occasione della Juve con Gatti. Che anche lì però, a differenza di quelle del Milan che è costruita, è un po' episodico, come, nel senso c'è un mezzo rimpallo. Il Milan batte 0 corner. Secondo me la partita di ieri, contando che adesso i corner finalmente hai uno come Luka Modric che li batte, con tutto il rispetto, potevano darti qualcosa in più. Magari era quella partita un po' sporca che ti poteva vincere il Gabbia, con l'incornata di Gabbia, l'incornata di Pavlovic. Quante volte Tomori ha fatto 2 gol, se non sbaglio, con la Juve, con la maglia del Milan. Uno di sicuro, perché me lo ricordo. Sì, uno là e uno qua. Cioè, era una partita che secondo me potevi risolvere così. Invece Piazzati ne hai avuti solo 2. Uno hai fatto quello schema brutto col tiro di Saelemaekers, brutto quello schema lì. E l'altro con Jimenez che ha colpito neanche la barriera della Juve, ma la controbarriera del Milan. Quindi insomma, io sono in disaccordo con quello che ci diceva Davide al telefono. Sono d'accordo con Stragatto, che scrive: ragazzi, è stato un filotto di 3 partite che comprendeva l'Udinese, aggiungo, in trasferta, che era la partita da vincere a tutti i costi. Dopo Udine sono arrivati altri 4 punti tra Napoli e Juve. Avrei firmato subito. È ovvio che lunedì 6 ottobre
alle 10:59, quindi siamo anche in chiusura, diciamo, però dovevamo vincere con la Juventus. Lunedì 6 ottobre alle 10:59, per come sono andate le cose. 3 settimane fa arrivava un signore qui, entrava, ci diceva: Udinese in trasferta, Napoli e Juventus sono 7 punti. Per me molti non ci credevano. Adesso faccio un po' di misticismo, ok? Io ho imparato, ed è una cosa che secondo me quasi non dipende neanche più dagli avversari, che quando la Juve entra in questi filotti di pareggi non c'è modo che non pareggi, ok? Cioè, a mio avviso era una partita estremamente prevedibile come esito, Sì. perché quante volte è capitato che quando la Juve entra in questi momenti qui, magari in una partita in cui domina l'avversario ed è avanti 1-0, la Juve in un modo o nell'altro al 92-93 trova l'1-1. Se la Juve domina e sta avanti 1-0, in un modo o nell'altro fa una cappellata dietro e prende il gol dell'1-1. È vero. E infatti il Milan, Leao si mangia 2 gol ampiamente No, no, è fattibili, vero, la è girata vero, di Jimenez esce di tanto così e Pulisic calcia un rigore fuori, non parato. Fuori. Ma poi brutto, Proprio proprio fuori. è andato un po' cioè sì. Cioè, secondo me quando gli prende quest'aura dei pareggi alla Juve è una roba terribile. La Juve ha fatto 5 di fila, pareggi. Sì. Era il 2006, perché la Juve non è ancora perso in Non ha questo ancora campionato. perso, sì. Perché in un Però modo o è nell'altro l'ha dietro sempre per i- sfangata. per Cioè, i è stata pareggi. sfangata col Borussia Dortmund, che al 92esimo vinceva 4-2. È riuscita a non perdere quella partita lì. Quando entri in sto È ciclo vero, di è vero, è pareggite vero. Quello è assolutamente vero. Jack, sono le 11, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Chiama Milan. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo, tutti coloro che si sono abbonati, che hanno telefonato, che hanno messo like, che sono iscritti al nostro canale, che hanno anche solo lasciato un messaggio in chat. Grazie a Morgan in regia che vi ha messo in onda e ci ha messo in onda. Grazie al direttore che ci ha fatto compagnia nella prima parte. Jack, grazie, ciao. Grazie a te, grazie a tutti. Appuntamento con Lunch Press alle 13, vi tocco ancora io, e poi col Talk alle 16 vi tocca ancora lui. Eh sì, siamo sempre noi. Un saluto, un abbraccio anche da parte di Enrico Boiani. A dopo. L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Settembre, tempo di rimettersi in gioco. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe.